Bene, nel video di oggi vogliamo risolvere una disequazione goniometrica e nello specifico vogliamo risolvere coseno 2x maggiore o uguale di coseno di x. E adesso vediamo come si fa. Intanto, che non ci salti in testa di tagliare coseno a destra e a sinistra, mi raccomando, errore no da codice penale della matematica di più. L'idea qui, visto che abbiamo due angoli diversi, è trovare un modo per ricondursi a usare un singolo angolo. Quindi l'idea, quando abbiamo due angoli diversi, nel nostro caso sarebbero x e 2x, x e 2x, è quella di usare qualche formula goniometrica per ottenere una disequazione con un unico angolo, diciamo tipo di angolo. E poi, se possibile, vogliamo qualcosa o solo con coseno o solo con seno. Comunque. E nello specifico cosa possiamo usare? Possiamo usare la duplicazione. Quindi nello specifico possiamo utilizzare la formula di duplicazione del coseno. La ricordiamo, dice che coseno di 2x è uguale a cos quadro x meno sen quadro x. Quindi questa ci piace, ma non del tutto, perché introduciamo sen quadro, mentre noi vorremmo, o come si diceva, o tutto con coseno o tutto con seno. Non è un grosso problema, perché sen quadro lo scriviamo come 1 meno cos quadro, quindi questa diventa cos quadro x meno 1 meno cos quadro x, e quindi diventa 2 cos quadro x meno 1. E adesso ci piace già di più. Quindi, tornando alla disequazione, si avrà 2 cos quadro x meno 1 maggiore o uguale di coseno di x. Ma adesso portiamo tutto a primo membro, mettiamo le cose un po' in ordine e abbiamo 2 cos quadro x meno cosen x meno 1 maggiore o uguale a 0. E questa è una cosiddetta disequazione, se volete, biquadratica, perché ricordando che cos quadro x è il coseno di x tutto alla seconda, possiamo fare una sostituzione. Allora, a questo punto possiamo fare una sostituzione. Allora, molto spesso si pone t uguale a coseno di x. Io userò la lettera x maiuscolo perché mi aiuterà per la rappresentazione grafica. Quindi x maiuscolo è uguale a coseno di x. Benissimo, e quindi viene fuori 2x quadro, visto che quel cos quadro, come si diceva, è il coseno elevato al quadrato, meno x meno 1. Ma questa è una disequazione di secondo grado, quindi sappiamo come si può risolvere, no? Ci calcoliamo x1, 2 e poi dovremo prendere valori esterni, valori interni, adesso lo vediamo. Quindi, risolviamo l'equazione associata, troviamoci x1, 2 e abbiamo 1 più o meno la radice di b quadro che fa 1, meno 4ac diventa più 8, direi. Tutto fratto 4, cioè 2a, qui vado un po' veloce, quindi sarebbe 1 più o meno 3 fratto 4, perfetto. E quindi abbiamo che x1, mettiamo il più, è 4 quarti, cioè 1, e x2 è uguale a meno 2 quarti, meno un mezzo. Quindi, tornando alla disequazione, si ha valori esterni, quindi x minore o uguale a meno un mezzo oppure x maggiore o uguale a 1. Benissimo, ovvero chi era x grande era il coseno di x minore o uguale a meno un mezzo oppure coseno di x maggiore o uguale a 1. Bene, adesso che facciamo qua? Vediamo per via grafica cosa salta fuori, che parte della circonferenza goniometrica dobbiamo prendere. Allora,
Qui mi disegno approssimativamente la circonferenza, facciamo così, così. Facciamo una cosa di questo tipo. Ecco. Bene. Questi assi li chiamo con le lettere maiuscole, x grande e y grande. Questa x maiuscola è proprio la x maiuscola del cambio di variabile che abbiamo detto. E quindi abbiamo che la x maiuscola deve essere minore o uguale a 1/2 oppure maggiore o uguale a 1. Quindi le zone che vanno bene, qui c'è 1/2 e qui c'è 1, quindi questa sarebbe x maiuscolo uguale a 1 e questa è x maiuscolo uguale a meno 1/2, scritto un po' da cani ma non importa. Le zone che vanno bene sono i valori esterni, cioè quelle all'esterno. Ecco, insomma, va bene, più o meno. E quindi cosa teniamo della circonferenza goniometrica? Questo puntino qua, che corrisponderà a x minuscolo uguale a 0, e questo arco qua. Questa è l'idea. Adesso si vede un po' male, lo ripasso anche in rosso. Forse si vede un po' meglio. Ora, vediamo quali sono gli archi associati ai punti, diciamo, notevoli che abbiamo trovato. Qui bisogna ricordarsi un po' di goniometria. Qui avremo x piccolo uguale a 0. Qui avremo x piccolo uguale a 2/3 pi greco, perché coseno meno 1/2 è seno positivo. E qui avremo x piccolo uguale 4/3 pi greco. Qua bisogna naturalmente conoscere un po' questi angoli. E quindi la soluzione sarà, allora, x uguale a 0 più 2k pi greco per la periodicità, che è il puntino da solo a sinistra, oppure x compreso tra 2/3 pi greco e 4/3 pi greco. Quindi 2/3 pi greco più 2k pi greco minore o uguale a x minore o uguale a 4/3 pi greco più 2k pi greco. E questo è l'esercizio.